vi è sempre più una tendenza tra gli sviluppatori a rilasciare delle patch incomplete che sta sfuggendo di mano e rischia di causare seri danni, anzi a dire il vero li sta già causando. Mi trovavo a discutere di questo tema qualche giorno fa con alcuni colleghi e qualcuno ha ricordato un talk di qualche anno fa di OffensiveCon. Esattamente nel 2018 dei ricercatori di sicurezza hanno trovato l'ennesima vulnerabilità critica sul lettore PDF di Adobe, il quale aveva prodotto una patch basata esattamente sulla dimensione di un array specificato all'interno dell'exploit che gli stessi ricercatori avevano condiviso con il vendor. Di conseguenza, quando si erano ritrovati la patch tra le mani, avevano capito che bastava semplicemente cambiare l'indice di quell'array, traccheggiare un po' qui o un po' lì con il codice dell'exploit per ottenerne una versione funzionante e per sfruttare la medesima vulnerabilità su un sistema che l'aveva già corretto. Addirittura questa fu considerata al tempo una falla nuova e ricevette un CVE completamente diverso. Classico esempio di patch bypass. E la qualità delle patch è esattamente al centro di questo video, perché se ne producono sempre di più ma sempre meno efficaci. Anzi, direi che esiste una relazione direttamente proporzionale tra la quantità di patch, il numero di patch che gli sviluppatori producono e la scarsa qualità barra efficacia delle stesse. E poi tra l'altro il fenomeno ha delle ripercussioni pesanti non soltanto per gli utenti finali, i quali si ritrovano dragati all'interno, a loro insaputa, all'interno di un ciclo di patching infinito, perché siamo inclini a pensare che se installiamo tutte le ultime correzioni raccomandate i nostri sistemi sono sicuri, quando in realtà rimangono esposti per anni ad attacchi zero day, sono facilmente bucabili. Ma dicevo, questo fenomeno in realtà ha delle ripercussioni forse ancora più pesanti nei riguardi dei vendor, perché i prodotti che sono afflitti da vulnerabilità che sono il bypass di una patch precedente incentivano gli attaccanti a metterli sotto la lente di ingrandimento con maggiore attenzione, di conseguenza rischiando di trasformarli in dei target permanenti. È come per l'utente finale avere un bersaglio attaccato alla schiena 365 giorni all'anno. A questo punto è lecito chiedersi quali siano le cause alla base delle patch incomplete. Nel mio piccolo ho chiesto ad alcuni amici sviluppatori, alcuni di loro lavorano per grosse aziende, e le risposte che sono più frequenti, che sono saltate fuori, sono state due. Allora, nel primo caso, quando gli sviluppatori ricevono il compito di patchare una vulnerabilità, sono allo stesso tempo sottoposti a delle pressioni fortissime da parte del datore di lavoro circa le tempistiche di risoluzione. Non si tratta soltanto di modificare il codice sorgente, potrebbero essere necessari cambi di configurazione ai processi di supporto, poi c'è il testing, attività di validazione, post produzione della patch, tutti task che richiedono il coinvolgimento di più soggetti, non solo sviluppatori, anche sistemisti, sysops, penetration tester, red teamer, il che gioco forza causa il dilatamento dei tempi di rilascio delle patch, che sono mal sopportati dal datore di lavoro. Così si finisce per percorrere la via più breve con dei fix minimali che riescono sia a bloccare l'esploit noto, ma che sono facilmente aggirabili. La seconda risposta più comune è stata che molto spesso gli sviluppatori si ritrovano a mettere mano a codice che non hanno scritto nemmeno loro,
non comprendendone in modo profondo le implicazioni. E quindi anche per questo motivo si opta per delle modifiche, diciamo, per il minimo sindacale, laddove invece magari sarebbe necessario un restyling completo del componente vulnerabile. Vediamo adesso un paio di esempi recenti di fix incompleti e delle conseguenze che essi hanno causato. Recentemente nel mio canale ho pubblicato un paio di video che mostrano l'esploitation di una vulnerabilità RCE su Craft CMS, che è stata tra l'altro sfruttata quest'anno in incidenti reali. Bene, Craft CMS ha prodotto una patch e per motivi di lavoro mi sono ritrovato ad analizzarla e ho scoperto che la stessa poteva essere bypassata in modo banale, sebbene con delle restrizioni particolari. Ho comunque, scusate, segnalato la cosa al vendor, che si è preso un po' di tempo per rilasciare una nuova patch, ed è qui che le cose si fanno interessanti, perché la nuova patch ha visto l'eliminazione completa dell'endpoint vulnerabile e del relativo codice, con la giustificazione che quella funzionalità non era più supportata, il che porta a chiedersi per quale motivo quel codice fosse rimasto lì per così tanto tempo. Diciamo, la rimozione di quella parte di codice, se non più necessaria, avrebbe ovviamente evitato poi intrusioni, compromissioni che si sono verificate in seguito. Un altro esempio che forse è ancora più significativo e calzante. Pochi giorni fa è trapelato un exploit per SAP NetWeaver. Si tratta di una vulnerabilità di tipo Java Deserialization. In realtà l'esploit sfrutta una catena di 2 vulnerabilità. L'analisi degli esperti di questa vulnerabilità ha rivelato che lo stesso componente per lo stesso problema, Java Deserialization, era già stato abusato nel 2017. Quindi in pratica SAP nel 2017 produce una patch implementando quella che in gergo, un tipo di protezione che in gergo viene denominata Lookahead Validation, con la quale si andava a verificare che l'input utente serializzato, prima di essere deserializzato, appartenesse ad una classe Java specifica, quindi fosse un oggetto Java particolare. Eppure 8 anni dopo si scopre che quella patch può essere bypassata con un payload particolare. Risultato: il prodotto è rimasto vulnerabile per tutto questo tempo, e con l'ultima patch del 2025 gli sviluppatori hanno cambiato approccio. Invece di deserializzare oggetti Java, l'endpoint accetta ormai soltanto file in formato testuale, quindi un formato che è più semplice da parsare, molto più sicuro. Vedete allora dove sta il problema? La reingegnerizzazione di quel componente nel 2017 avrebbe evitato la nefasta conseguenza di centinaia, forse migliaia di aziende che sono risultate compromesse nel 2025. Forse dovremmo imparare a scegliere meglio i prodotti che vale la pena lasciare all'interno del nostro data center, non soltanto considerando il numero delle vulnerabilità, che è un indicatore ma certamente non l'unico, ed imparando ad osservare altri fattori. Cioè, è più sicura un'applicazione che ha 100 linee di codice con 3 CVE storiche, o una con 10 milioni di righe di codice che magari nello stesso arco temporale è stata afflitta da 10, 20 scusate, o 30 vulnerabilità? Quindi forse effettivamente dovremmo imparare ad osservare meglio i comportamenti laterali del vendor, quali la qualità dei loro processi di patching e soprattutto la frequenza di rilascio di patch incomplete. Ciao!